È uscito il nuovo Shure SM7DB. Vale la pena comprarlo? Ora ti racconto il mio punto di vista. Proprio qualche giorno fa è uscito il nuovo Shure SM7DB. Esattamente identico a questo dal quale ti sto parlando, ma con una serie di funzionalità in più, poche per la verità, ma molto intelligenti. La domanda quindi è: vale la pena, soprattutto se hai già questo microfono, comprare la nuova versione o no? Allora, il discorso è complesso, proviamo a fare un po' chiarezza. Allora, partiamo da due punti di vista diversi. Se hai voglia di comprare quel microfono ma non hai già questo, o se vuoi comprare il nuovo microfono ma possiedi già questo, ok? Quindi proviamo a suddividere il discorso in due. Se hai già questo microfono, tutto sommato, e hai una scheda audio in grado di pilotarlo, dal mio punto di vista spendere tanti soldi in più oggi non vale assolutamente la pena. Perché? Perché parliamo di 589 euro, ti metto in sovraimpressione il prezzo che ho trovato su Thomann, 589 contro i 389 di questo modello. Quindi se tu possiedi già questo modello, vuoi venderlo, diciamo che potresti venderlo intorno ai 250-280 euro. Quanto devi aggiungere per comprare il nuovo modello? Tanti soldi. Altra ipotesi: non hai questo microfono, l'hai sempre desiderato, ma sapevi che aveva un problema di gain per cui serviva il mic booster. Adesso col nuovo modello non c'è più questo problema e quindi vuoi comprarlo. Ecco, il prezzo è sempre 589 euro. Sicuramente un po' scenderà, ma 589 euro. Parliamo di quasi 600 euro per un microfono. Ora, per quanto questo microfono è un microfono che suona benissimo, io non ho nulla contro questo microfono dal punto di vista tecnico, suona benissimo, non è il miglior microfono del mondo, perché non esiste il miglior microfono del mondo, è quello più utilizzato soprattutto per questioni di moda, ma non voglio entrare in questa discussione, ho già fatto un video a proposito di questo, che trovi qui sul mio canale, ma 600 euro per un microfono mi sembra davvero una follia. Certo, se hai tanti soldi, sei ricco e comunque chi se ne frega, me lo voglio comprare lo stesso, fallo pure. Io però non sto parlando a te, sto parlando alla persona che sta mettendo da parte una serie di soldini, di spicciolini, di risparmi per comprare un setup per poter fare i propri podcast o video podcast, e spendere 600 euro per un microfono secondo me è follia, perché con 600 euro ti compri microfono, scheda audio, braccio, cavo e pannelli fonoassorbenti, che sono poi la cosa che tutti dimenticano di comprare, ma che è la cosa più importante. Quindi, vale la pena comprarlo? Secondo me no, a meno che non hai una scheda audio pessima e non hai già questo microfono, il mic booster, potresti provare a vendere tutto per comprare solo il microfono e la scheda audio, ma comunque dovresti spendere un sacco di soldi. Quindi valuta bene, perché hanno fatto una scelta sicuramente dettata dal grosso posizionamento di questo microfono, nel senso che è un microfono che utilizzano tutti, è un microfono storico, e quindi si sono permessi di alzare così tanto il prezzo, 589 euro. 589 euro. Ok? Che se tu compri 3,89 il vecchio microfono, 100 euro di mic booster, anche un cloud lifter per esempio, arrivi a 4,89, non 5,89. Quindi considera bene questo. Ora, qual è la grossa novità di questo microfono? Forse non l'ho ancora detto perché volevo prima analizzare la questione. La grossa novità di questo microfono è che hanno inserito, un po' come è stato tempo fa con l'SE Dynacaster, che ho comprato e poi ho rivenduto perché non mi piaceva come suonava, hanno inserito un mic booster all'interno di questo microfono. Che cosa significa? Significa che puoi aumentare il gain, che notoriamente è il più basso tra tutti i microfoni dinamici, lo puoi alzare di più 18 decibel o più 28 decibel senza introdurre rumore di fondo. Questo è fondamentale perché qualsiasi scheda audio tu abbia, anche
la scheda più scarsa del pianeta, non lo so, la Behringer UM2 per esempio, trovi dei video qui sul mio canale, o la M-Audio Audio Track Solo, mi pare si chiami così, insomma quelle schede da 30-40 euro, anche quelle schede possono adesso, grazie al mic booster interno di questo microfono, pilotare il microfono. Diciamo che è il microfono che si autopilota, ok? Quindi a prescindere dalla scheda audio. Questa è una gran figata per chi ha schede audio veramente scarse, però la domanda è, cioè hai una scheda audio così scarsa e hai questo microfono, cioè hai speso 40 euro per la scheda audio e 389 euro per questo microfono? Sei pazzo? Rifletti con me, cioè una scheda audio che in teoria la compri, ti dura per sempre, mentre il microfono è più facile da cambiare, quindi hai speso 40 euro per scheda audio e quasi 400 euro per il microfono. È follia quando con 200 euro ti compri una scheda audio che ti dura per sempre e poi ti puoi cambiare il microfono che vuoi. Quindi il discorso è molto complesso. Sicuramente hanno fatto una cosa geniale introducendo il mic booster all'interno, perché hanno risolto il più grande problema di questo microfono. Adesso, permettimi la cosa tra virgolette, è diventato il microfono perfetto. Sulla carta è il microfono perfetto perché esteticamente è quello più diffuso, quindi tutti lo vogliono. Come suona bene, sì, è scuro, quindi non su tutte le voci va bene, ma la maggior parte delle persone non se ne frega di come suona, lo vuole perché lo deve far vedere nei video o deve dire di avere le Shure SM7B. L'unico grosso problema era appunto il gain. In questo momento l'hanno risolto. Hanno risolto questa problematica, quindi adesso è un microfono perfetto. Non c'è nessun tipo di dubbio su questo, ok? Quindi, alla luce di questo, valuta bene se comprarlo o meno. Un po' come quando è uscito il Rodecaster Pro 2, tutti a comprare il Rodecaster Pro 2, magari passando dall'1 al 2, soltanto perché era il nuovo modello, ma magari utilizzano il 20% delle funzionalità del Rodecaster Pro 2, che è una macchina pazzesca da un punto di vista di funzionalità. Il suono non mi piace, secondo me le schede audio decenti suonano molto meglio, ma questo è un altro discorso. Se ti compri il Rodecaster 2 Pro 2 e sei una persona intelligente, lo usi perché vai in giro, perché fai tutta una serie di cose, quindi ti è comodo non avere il computer e hai tutto lì sotto controllo. Quelli che invece lo comprano per moda lo utilizzano magari mettendo un solo canale, facendo live streaming, quindi mettendo giusto 2 effetti magari regolati anche male, e hanno speso un capitale per avere un prodotto che non gli serve assolutamente a niente, che se usavano una scheda audio era molto meglio. Comunque, non voglio far polemiche, voglio semplicemente darti il mio punto di vista. Vale la pena comprare il nuovo microfono della Shure, l'SM7DB? A 589 euro è veramente difficile. Certo, se hai un podcast audio-video, guadagni un sacco di soldi e vuoi farti passare questo sfizio perché vuoi un cavo in meno nella tua configurazione, perché ti ricordi c'è la scheda audio, c'è un cavo, c'è il mic booster, c'è un altro cavo e c'è il microfono. In questo caso tu hai soltanto microfono, cavo, scheda audio, quindi elimini il mic booster e un cavo. Ti può essere comodo? Sì, 589 euro per questa comodità. Però ripeto, se ce li hai quei soldi, ben venga. Io non me lo posso permettere, quindi a meno che il signor Shure non me lo regali, cosa che diciamo escludo a priori, è davvero un microfono molto 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 difficile da comprare, no? Per una persona normale, intendo. Quindi, siccome però tante persone, e questo è il mio consiglio, siccome però tante persone venderanno questo microfono per comprare il modello nuovo, adesso sui vari portali di usato troverai tantissimi di questi microfoni e tantissimi mic booster, quindi forse adesso, se hai sempre desiderato questo microfono, ti conviene comprarlo adesso usato. Adesso, fra una settimana, 15 giorni, un mese, secondo me ci sarà tutti i siti web di annunci online di prodotti usati saranno pieni di questo microfono e del mic booster, perché tante persone, inseguendo la moda, inseguendo l'ultimo prodotto, compreranno il nuovo e venderanno il vecchio. Ok? Quindi se vuoi fare un affare, compra questo microfono a una cifra tra i 250 e... Io non andrei oltre i 250 perché il nuovo costa 3,89 e su alcuni siti lo puoi anche pagare a rate, su Amazon, su altri, quindi insomma io massimo 2,80 lo comprerei per fare un affare. Poi certo, se lo paghi 3,20, 3,30 non fai un affare, ma comunque te lo compri con uno sconto rispetto al nuovo. Decidi tu. Comunque ti volevo dare soltanto il mio punto di vista su questo microfono nuovo, che da un punto di vista tecnico è geniale, ripeto, il microfono perfetto.
perché aveva un problema, l'hanno risolto e adesso lo vendono a 200 euro in più rispetto al nuovo. 5,89 il nuovo, 3,89 il modello precedente. Valuta tu. Noi ci vediamo settimana prossima per un altro video e io ti auguro una buona registrazione col microfono che credi sia più adatto a te. Ciao!